Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Io sono Francesca, oggi prepariamo insieme due ciambelle che sono davvero la fine del mondo, ma la cosa più straordinaria di tutte è che si preparano in 50 secondi, davvero. Adesso vedrete. Avremo bisogno per la realizzazione di un robot da cucina, ma anche un comune mixer, va bene? La ricetta è davvero molto semplice, ve la scrivo nel box informazioni. Cominciamo con 180 g di zucchero che versiamo direttamente nel boccale. Aggiungiamo anche della scorzetta di limone, importante non fare andare la parte bianca all'interno, e 10 secondi alla velocità 7. Otterremo questa polverina ultra profumata. 200 ml di latte, temperatura ambiente è preferibile, e setacciamo 300 g di farina 00. In questo modo la torta risulterà ancora più soffice. Dopodiché dobbiamo setacciare anche il lievito, perché di solito il lievito presenta dei piccoli grumi. In questo modo li andiamo a sciogliere. Aggiungiamo anche dell'olio di semi, 120 g. 25 secondi alla velocità numero 5. E questo è il risultato. Adesso con la nostra palettina riportiamo eventuali residui di polvere all'interno. Aggiungiamo le nostre uova, rimettiamo il coperchio e facciamo andare per altri 25 secondi alla velocità numero 5. Non ci resta che versare l'impasto all'interno di 2 teglie per ciambella. Vi consiglio un canale amico, quello di Antonella Bakery. Trovate il link qua giù nel box informazioni, e nel frattempo, se volete lasciarmi un like e iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, è il momento di farlo. Grazie davvero di cuore per il vostro supporto. Bene, adesso possiamo scegliere i gusti delle nostre ciambelle. Possiamo farne una alla mela e un'altra alla pesca. Quindi per quella alla mela sarà sufficiente una sola mela. Ne andiamo a tagliare una metà a fettine e l'altra invece a quadretti, perché i quadrettini andranno a finire all'interno dell'impasto per renderla ancora più golosa. Con un coltello andiamo a far affondare i nostri pezzi di frutta all'interno. E facciamo la stessa cosa con quella alla pesca. Avevo fatto questa ricetta circa 3 settimane fa, però non avevo girato la videoricetta perché pensavo che fosse davvero troppo semplice. Però vi ho fatto vedere la foto e a voi è piaciuta veramente tantissimo. E siete stati davvero tanti a chiedermi di farvi il tutorial, e così eccolo qui oggi tutto per voi. Spero davvero che vi piacerà. Era praticamente una mattina, mi ero svegliata, avevo voglia di qualcosa di dolce, però non c'era nulla in casa di dolce, così ho pensato adesso faccio subito una ciambella di quelle veloci veloci. Ed ecco qui il risultato è stato strabiliante, perché anche se è un dolce che viene fatto in pochissimo tempo, pensate, 50 secondi più ovviamente il tempo di cottura in forno, è buonissimo, è sofficissimo ed è piaciuto veramente a tutti. Un altro passaggio che mi ero scordata di dirvi è di mettere semplicemente dello zucchero con un cucchiaio se volete avere la superficie un pochino più dolce, un pochino più croccante. È anche un dolce, direi, se vogliamo, dietetico, perché non abbiamo il burro e perché non abbiamo tantissimo zucchero all'interno. Per staccare meglio la ciambella vi consiglio di foderare la parte interna dell'anello con della carta da forno. Gli stampi di carta sono davvero una mano santa, sono fantastici, io infatti prevedo di comprarne
tantissimi perché rendono veramente l'estrazione del dolce ancora più semplice. Bene, adesso subito in forno, entrano entrambe in una sola placca. Le mettiamo a 180 gradi per 30 minuti, dopodiché facciamo la prova dello stecchino, dovrà risultare asciutto. E voilà, questo è il risultato, decorando a fantasia semplicemente con della frutta. Guardate come sono carine. Vi piacciono? Mettono davvero tanta gioia, tanta allegria e infatti ho pensato di lasciarvi un pochino di immagini perché anche l'occhio vuole un po' la sua parte. Le chiamerei le ciambelle dell'estate perché appunto non richiedono sforzo da parte nostra, si fanno praticamente da sole, sono leggere e sono davvero molto buone, si accompagnano fantasticamente con la frutta. Ma andiamo a vedere il taglio. Io le ho tagliate che erano ancora leggermente tiepide. Sono sofficissime e profumatissime, sembrano delle nuvolette di bontà. Provare per credere. Questa è quella alla pesca. Se vi state chiedendo quale ho preferito tra quella alla mela e tra quella alla pesca, vi rispondo subito. Ho preferito quella alla pesca. È veramente pazzesca, io non credevo che potesse essere così buona perché non avevo mai provato una torta con dei pezzetti di pesca all'interno. Provatela davvero e quando la proverete, mi raccomando, fatemelo sapere perché sono curiosa e voglio sapere se è piaciuta anche a voi. Vi lascio intanto anche delle immagini relative ad altri video che ho già postato sul canale, che quindi già trovate nella mia sezione video. Giù nell'info box vi lascio anche tutti i link se volete andare a dare un'occhiata a qualche video che magari vi siete perse. Questo in particolare è il diplomatico, un dolce davvero meraviglioso che si fa con la pasta sfoglia, con il pan di Spagna e con la crema pasticcera. Sono molto contenta perché questo dolce vi è piaciuto davvero tanto e quindi per me è sicuramente una bella soddisfazione. Bene ragazzi e ragazze, io vi mando un bacione, un abbraccio e ci vediamo presto nella prossima video ricetta. Vi ricordo, se volete sostenere il mio canale dovete semplicemente lasciare un like, un commento perché a me fa tanto piacere leggere i vostri commenti, vi rispondo sempre, insomma mi tenete davvero tanta compagnia e poi proprio se volete fare una cosa bellissima condividetelo anche con tutti i vostri amici. Alla prossima, ciao, un bacione e buona giornata a tutte!